Prossima Il est plus fermata. difficile What de... are you doing? Wow. Amici e amiche, fra poco vedrete la seconda parte del video sul mio viaggio in camper. In questo video vi mostrerò un po' della città di Ascoli, una bella città nel centro Italia. Come al solito vi ricordo che ci sono i sottotitoli e nella descrizione troverete la trascrizione in inglese e in russo di questo video. Spero vi piaccia. Ciao! Ragazzi, siamo arrivati ad Ascoli, una piccola città che ha subito gravi danni per il terremoto, ma che di notte è pazzesca. Sembra una capitale europea. Guardate, che bella. Vedrete che la mia faccia è stanchissima perché il viaggio in camper è stato pesante, ma secondo me merita un sacco. Ragazzi, siamo in una gelateria bellissima. È Sinfonia Siciliana. Grazie mille. Top, gelato top. Ancora stai aspettando un balestra. Questo è un cono medio, cioccolato fondente e Sinfonia Siciliana che sarà una sorpresa, ragazzi. Da quando sono arrivato ad Ascoli Piceno ho l'impressione di essere in una capitale europea. Guardate, questa è Piazza del Popolo. Lo sentite il chiacchiericcio sullo sfondo? Cioè le persone che chiacchierano dietro di me. Chiacchierare è un sinonimo di parlare. Chiacchierare è un verbo onomatopeico. Venire ad Ascoli è bello perché per una persona come me, cresciuta in un piccolo paesino, vedere nella piazza principale i bambini che giocano a pallone mi ricorda un po' la vita da paese, quella piccola, non ancora toccata dai cambiamenti frenetici delle metropoli. Frenetici è un sinonimo di rapido, veloce. Sono entrato nella cripta della chiesa di Sant'Anastasio, che tra l'altro era un santo originario della Persia. E un consiglio, se andate nelle città italiane in estate, trovate una cripta e andate nella cripta perché il clima è molto fresco. La temperatura è molto molto meglio di quella che trovate nelle piazze. La guida della chiesa è stata molto molto gentile, ci ha spiegato un sacco di cose. Ci ha detto che il popolo antico di queste zone, i Piceni, da cui prende il nome la città di Ascoli Piceno, rivaleggiavano in ferocia con gli Spartani, cioè i Piceni erano un popolo che amava la guerra, che amava combattere, che amava il sangue, come gli Spartani, che erano il popolo della città greca di Sparta. La guida ci ha appena detto che queste chiese con la croce indicavano un posto sicuro, cioè un posto dove proteggersi. Nonostante siamo in una città del centro Italia, non molto marittima, diciamo sulle colline, queste vie con il mattone così ricordano un po' le città del mare come La Spezia ed è incredibile. Adesso ci incamminiamo lungo le mura che circondano la città di Ascoli. Una volta le mura servivano per proteggere la città dai soldati che venivano dall'esterno, che volevano saccheggiare, cioè rubare tutto quello che c'era in città. Ci troviamo in una piccola via di Ascoli, più precisamente il Corso di Sotto, e nella rua Sebastiano Andrea Antonelli
c'è una cosa che non capita molto spesso di vedere in città, cioè i panni stesi in strada, non in un giardino, non in un balcone, ma in una strada pubblica. I panni, cioè i vestiti che sono stati lavati, sono stesi al sole per farli asciugare. Da voi si usa questa cosa? Dove mettete i vestiti ad asciugare? Adesso ragazzi entriamo in Via delle Stelle. Un'altra cosa molto italiana ragazze e ragazzi. Queste si chiamano imposte, ante, veneziane. Hanno vari nomi, hanno tanti nomi, come mi ha corretto il mio amico. E queste servono a proteggere le case dall'umidità, dalla luce, ma soprattutto dal caldo. Quindi davanti alla finestra, al posto delle tende, ci sono gli infissi di legno che proteggono la casa e la mantengono fresca. Nel vostro paese come vi proteggete dal caldo? Dal freddo, dalla luce? Riuscite a dormire con la luce o mettete le tende? Raccontatemelo. Questo è un altro modo di stendere i panni. Vedete, c'è un vicolo che permette il ricircolo dell'aria, però i panni sono stesi fuori dalla finestra ed è comunque connesso alla casa privata. Invece in quell'altro posto i panni erano stesi lungo il muretto, sulla via pubblica. Quindi sono due modi diversi di stendere i panni. Ci troviamo nel forte Malatestiano ad Ascoli, che ha una struttura pazzesca e fino al 1980 era utilizzata come carcere. Guardate gli affreschi che sono i dipinti sul muro e poi si entra al fresco e si sale per le scale. Ragazzi, adesso saliamo dalle scaline e da queste scaline si vede quel cortile interno utilizzato dai prigionieri per riposarsi durante le ore d'aria. Guardate, giù e su. Ci troviamo sempre nel museo del forte Malatestiano e ci sono degli oggetti, dei gioielli, dei vasi di origine longobarda e forse non sapete che nella lingua italiana ci sono molte parole di origine longobarda. Una di queste è la guerra, cioè quella cosa che succede tra due nazioni che combattono, come la guerra tra la Germania e l'Inghilterra, la seconda guerra mondiale. Un'altra parola che mi ha stupito molto è ricco, cioè una persona con tanti soldi. Ma un'altra parola che è una onomatopea invece, spaccare, come rompere un vetro, spaccare. Oppure, quando dormiamo, alcune persone russano. Russare è una parola longobarda. Adesso vi faccio vedere queste parole. Guardate. Vedete la lista? Anche balcone, schiuma, scherzare, melma. Ragazzi, sono di nuovo ad Ascoli, è la seconda sera della nostra permanenza ad Ascoli e questa sera c'è una sfilata di moda in una delle piazze centrali. Una sfilata di moda in una piazza molto molto bella. Adesso ve la faccio vedere. Spero che mi sentiate. Guardate che bei colori. Allora, ragazzi, quando siamo arrivati pensavamo che la sfilata fosse di moda medievale o comunque storica. Invece poi abbiamo scoperto che la sfilata è di moda generica, cioè di moda contemporanea.
dei vestiti che le persone utilizzano tutti i giorni. Adesso sto entrando in una libreria che è costruita in un edificio storico. In Italia capita che anche il McDonald's o il Burger King siano in edifici storici, cioè edifici che non sono stati costruiti per il McDonald's, ma esistevano già. Sono entrato in una libreria che è aperta di sera, ma è molto silenziosa e molto vuota. E mentre ero qua in biblioteca ho incontrato due ragazze che stavano facendo un video per TikTok, una specie di vlog come sto facendo io. Questa libreria probabilmente è aperta perché ci sono tanti turisti in questo periodo. Allora, adesso vi leggo questa poesia sui gradini e cerco di farvi vedere le strade. Probabilmente non vedrete molto bene, ma sentirete io che leggo i versi, cioè le linee di questa poesia. Cominciamo. Li figlie tuo, lintana da te, nen ce postà, ascule mie, bella nesciù te può scordà, ascule mie, bella città, decente torre, ricca de monumente, zeppa d'antichità. Te canta a primavera, poete mese sciste, sente che tu risponde, ch'este la verità. Che acquasce miezze nunne insegnò la civiltà. Tu, gli è la mamma vera de tante brave artiste. Li figlie tuo, lintana da te, nen ce postà, ascule mie, bella nesciù te può scordà. Ascule mie, bella città, decente torre, ricca de monumente, zeppa d'antichità. Ecco ragazzi, penso di aver finito la poesia. Probabilmente questa è una canzone molto bella che parla di Ascoli. Ragazzi, adesso sono entrato nel ponte che è sotto il Forte Malatestiano e di notte è tutta un'altra atmosfera.